Cosa faresti se ti venisse chiesto di fingere di essere qualcun altro? Non per un giorno, non per un gioco, ma per il resto della tua vita. A Sheena Bora venne chiesto esattamente questo quando finalmente riuscì a incontrare la donna che l'aveva messa al mondo. Doveva fingersi sua sorella, mai sua figlia. Un segreto che avrebbe portato a conseguenze devastanti nelle strade affollate di Mumbai. Il 24 aprile 2012, Sheena salutò il suo fidanzato Rahul prima di salire nell'auto di sua madre. Non avrebbe mai più fatto ritorno. Quello che accadde dopo è un intricato labirinto di bugie, confessioni e una giustizia che, nonostante le prove schiaccianti, non è mai stata veramente servita. Mumbai, la metropoli dai 1000 volti, una città di circa 20 milioni di abitanti che si estende su 7 isole, dove grattacieli scintillanti proiettano le loro ombre su baraccopoli sterminate. In questo scenario di estremi contrasti si sviluppa la storia di Sheena Bora, una giovane donna nata nel 1987 a Shillong, nell'India nord-orientale. La sua infanzia è segnata dall'abbandono. I suoi genitori Indrani e Siddharth, appena ventenni alla sua nascita, si separano poco dopo aver avuto anche un secondo figlio, Mikhail. Nessuno dei due si prende la responsabilità di crescere i bambini che vengono affidati ai nonni materni. Mentre Sheena e suo fratello crescono in condizioni modeste ma dignitose, la loro madre Indrani intraprende un percorso molto diverso. Si trasferisce a Kolkata per studiare. Sposa un uomo benestante di nome Sanjeev Khanna, fonda con lui un'azienda di successo e ha una figlia. Quando divorzia nel 2002, mantiene metà della società e poco dopo incontra e sposa Peter Mukherjee, un potente imprenditore televisivo, ex CEO della Disney India. La vita di Indrani è un'ascesa sociale inarrestabile, mentre i suoi primi 2 figli rimangono un lontano ricordo, quasi un errore di gioventù da nascondere. Nel 2006, nel giorno del suo 19° compleanno, Sheena riesce finalmente a contattare sua madre. Nonostante il rancore per l'abbandono, desidera ancora un rapporto con lei. Durante quella telefonata, Indrani racconta alla figlia della sua vita agiata a Mumbai e Sheena, attratta dalla possibilità di un futuro migliore, le chiede di poter vivere con lei. Indrani accetta, ma ha una sola condizione. Sheena dovrà fingersi sua sorella minore, mai sua figlia. Un patto che la giovane, seppur ferita, accetta pur di cambiare vita. A Mumbai, Sheena si iscrive all'università e costruisce nuove amicizie. Tra queste, la più importante è con Rahul Mukherjee, figlio di Peter e quindi formalmente il figliastro di Indrani. I 2 giovani si innamorano profondamente, tanto che Rahul chiede a Sheena di sposarlo. Questa relazione scatena la furia di Indrani. Ufficialmente si oppone perché trova sconveniente che sua sorella frequenti il figlio di suo marito. Ma il vero motivo è probabilmente la paura che Sheena riveli la verità sulla loro relazione madre-figlia. Una verità che potrebbe distruggere l'immagine che Indrani ha costruito con tanta cura. Il 24 aprile 2012 è una data che segna un punto di non ritorno. Quel giorno Sheena ha un appuntamento con sua madre per una cena di riconciliazione. Rahul l'accompagna e la lascia nei pressi del ristorante, dove vede Indrani in auto con il suo autista, Shyam Varrai, e una terza persona, che solo in seguito identificherà come Sanjeev, il secondo ex marito di Indrani. Quella sera, Sheena non torna a casa. Rahul la chiama ripetutamente, senza risposta. Poi arriva un messaggio dal telefono di Sheena che dice di trovarsi a casa di Indrani e di voler passare lì la notte. Il giorno dopo, un altro messaggio ancora più inquietante. Sheena vuole rompere con lui e gli chiede di non cercarla più. Il tono e lo stile di quei messaggi non sembrano affatto quelli di Sheena. Rahul, preoccupato, contatta la polizia, ma gli viene risposto che Sheena è maggiorenne e ha diritto di troncare una relazione se lo desidera. Senza prove di un reale pericolo, le autorità non possono fare nulla. Nei giorni successivi, Indrani e Peter, attuale marito e padre del ragazzo,
raccontano a Rahul che Sheena avrebbe deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per rifarsi una vita. Una lettera di dimissioni dal dubbio stile e contenuto arriva al posto di lavoro di Sheena. Per 3 anni nessuna indagine viene aperta e Sheena resta ufficialmente scomparsa. È il 2015 quando il caso prende una svolta drammatica. La polizia di Mumbai arresta Shyamvar Rai, l'autista di Indrani, per possesso illegale di armi. Durante l'interrogatorio, Rai fa un'offerta agli inquirenti. In cambio di uno sconto di pena, è disposto a rivelare dettagli su un caso di scomparsa irrisolto. La sua confessione è agghiacciante. Indrani, sapendo che i figli di Rai erano gravemente malati e che lui non poteva permettersi le cure, gli offre di pagare tutte le spese mediche in cambio di un lavoretto. Aiutarla a eliminare Sheena. Rai, disperato, accetta. Secondo la sua ricostruzione, il 24 aprile si svolge così. Indrani fa salire Sheena in auto con la scusa di cambiare ristorante e le offre una bevanda drogata che la fa perdere conoscenza. Una volta in una zona isolata, mentre Sanjeev tiene ferma Sheena, Indrani la strangola. Il corpo viene chiuso in un sacco nero e messo nel bagagliaio. I 3 guidano fino a una zona boschiva lontana da Mumbai, dove danno fuoco al corpo. Rai aggiunge un dettaglio fondamentale. 2 mesi dopo la scomparsa di Sheena, in quel bosco viene effettivamente trovato un cadavere carbonizzato, ma all'epoca nessuno lo collega alla ragazza. Dopo la confessione di Rai, la polizia riesamina il corpo carbonizzato, rinvenuto nel 2012. L'esame del DNA rivela non solo che si tratta di Sheena, ma conferma anche che Indrani era sua madre, non sua sorella. Vengono quindi arrestati Indrani, madre di Sheena, Sanjeev, ex marito di Indrani e presunto complice, e Peter Mukherjee, marito di Indrani, sospettato di complicità. Anche Sanjeev confessa, confermando la versione di Rai. Peter viene arrestato sulla base di indizi che suggeriscono la sua conoscenza dei fatti, come l'aver ripulito un conto bancario collegato alle carte di Sheena il giorno dopo la sua scomparsa. Un dettaglio inquietante emerge. Le telecamere di sorveglianza della lussuosa villa dei Mukherjee, attive quasi tutto l'anno, risultano misteriosamente spente proprio il giorno della scomparsa di Sheena. Nonostante le confessioni concordanti di 2 testimoni diretti e le prove del DNA, il potere e le risorse economiche dei Mukherjee sembrano prevalere. Nel 2022 tutti gli imputati, inclusi Indrani, Peter e Sanjeev, escono dal carcere senza una condanna definitiva. Indrani continua a professare la propria innocenza, negando persino che Sheena fosse sua figlia, nonostante le prove genetiche. L'unico a non arrendersi è Rahul Mukherjee, che continua a cercare giustizia per la donna che amava e che stava per sposare. Appare in programmi televisivi e sui giornali, cercando di mantenere viva l'attenzione sul caso, mentre teme per la propria incolumità, consapevole del potere e dell'influenza della famiglia. Il caso di Sheena Bora è un tragico esempio di come talvolta le dinamiche familiari possano nascondere abissi di crudeltà. Una giovane donna che cerca solo di ricongiungersi con la madre che l'ha abbandonata, finisce per trovare la morte proprio per mano sua. È anche una storia che solleva interrogativi inquietanti sulla giustizia, in un sistema dove potere e denaro possono influenzare il corso delle indagini e dei processi. Nonostante le prove schiaccianti, nessuno ha pagato veramente per la morte di Sheena. Cosa spinge una madre a negare l'esistenza della propria figlia, costringendola a vivere una menzogna e poi, presumibilmente, a eliminarla quando quella bugia rischia di essere scoperta? Quali ombre si nascondevano nella mente di Indrani? E perché, nonostante confessioni e prove biologiche, la giustizia non è riuscita a prevalere? Il caso di Sheena Bora rimane un enigma avvolto in un mistero, una storia dove la verità, come il corpo della giovane vittima, sembra essere stata ridotta in cenere. E voi cosa ne pensate di questo caso? Raccontate la vostra opinione nei commenti. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi casi. Alla prossima!